Ciao a tutti, oggi parleremo di musica meccanica, ossia di quella musica prodotta da strumenti ma senza l'ausilio del musicista, ossia dell'essere umano. E l'uomo inizia relativamente presto a ingegnarsi in questo senso, infatti già negli appunti di autori come Archimede e Aristotele si trovano indicazioni per la costruzione di macchine musicali meccaniche. Il primo strumento musicale di cui vi è traccia è un flauto meccanico costruito dai fratelli Banu Musa, che sono degli ingegneri islamici di Baghdad vissuti nel IX secolo, noti soprattutto per il loro contributo dato alla matematica e alla scienza. Questi fratelli erano un po' come il nostro Leonardo da Vinci, che 700-800 anni dopo progetta macchine incredibili di ogni tipo, anche musicali, e tra le più conosciute ricordiamo il tamburo meccanico e il cannone musicale. Ma non potendo fare la storia completa di questo mondo così affascinante ma anche parecchio articolato, passiamo direttamente a quegli oggetti di cui abbiamo testimonianza concreta e visibile e andiamo a finire nel 1700. Questa infatti è l'epoca in cui quest'arte fiorisce e si realizza attraverso macchinari di vario tipo davvero ingegnosi. Tra i primissimi esempi vediamo il carillon che ispirerà anche molti altri meccanismi successivi. E il carillon è un meccanismo molto piccolo inizialmente che azionava una serie di lamelle intonate tramite un cilindro con dei chiodini. Il primo a brevettarlo con questo nome è l'orologiaio svizzero Antoine Fabre verso la fine del 1700 e lo applicò appunto all'interno di un orologio dove faceva muovere degli automi producendo una melodia. In seguito questo meccanismo si sgancerà dall'essere un optional, diciamo, per l'orologio e diventerà un oggetto a sé stante, prodotto quindi esclusivamente per riprodurre musica. All'inizio sarà inserito in delle scatole, generalmente dei portagioie, dei portagioielli, ma poi anche realizzato in dimensioni più grandi proprio con l'unico ed esclusivo scopo di produrre musica. Dal carillon discende direttamente il piano a rullo, che ha un meccanismo molto simile, infatti è dotato di un rullo chiodato che però anziché azionare delle lamelle mette in movimento dei piccoli martelletti che vanno a percuotere delle corde molto simili a quelle del pianoforte. Poi questo meccanismo diventerà più complesso e andrà ad azionare la vera e propria meccanica del pianoforte, i martelletti, la tastiera, riuscendo a riprodurne anche le dinamiche, ossia le variazioni di volume. E sono quegli oggetti in cui vediamo la tastiera e i tasti muoversi da soli. Successivamente a questi pianoforti verranno aggiunti anche degli altri strumenti, inizialmente piccole percussioni. Via via si aggiungeranno strumenti sempre più complessi da automatizzare, come ad esempio gli strumenti ad arco. Il primo sarà il violino, grazie all'idea di utilizzare un archetto circolare che permette di riprodurre il movimento continuo che nella versione umana, reale, avviene muovendo l'archetto avanti e indietro. Questi strumenti, che vengono chiamati orchestrion e che sono di costruzione prevalentemente italiana e tedesca, arrivano ad avere fino a 15 strumenti, tra i quali anche strumenti a fiato come il clarinetto e il flauto. Infine dedichiamo un piccolissimo spazio ai cosiddetti automi, che non sono solo degli strumenti, ma la vera e propria riproduzione del musicista che suona. Ciò che viene automatizzato sono i reali movimenti necessari all'esecuzione di un brano. Sono opere di grandissima ingegneria che funzionano grazie ad un numero elevatissimo di parti in movimento. Negli esempi che vi mostrerò si arriva ad averne fino a 6.000.
Questi strumenti cadranno in disuso quando, con l'invenzione del fonografo di Thomas Edison nel 1878, nasce la possibilità di registrare i suoni, ossia i suoni non vengono più riprodotti meccanicamente, ma vengono catturati e impressi su dei supporti, che all'inizio sono il cilindro di cera del fonografo, poi la gomma lacca del 78 giri e del grammofono, poi il vinile dei 33 giri, eccetera. Si diffonde quindi con la registrazione l'utilizzo dei dischi e anche della radio, e questo farà cadere in disuso, soppianterà l'uso degli strumenti meccanici. A questo punto la nostra storia sembrerebbe finita, e invece no, perché nonostante l'avvento della registrazione renda inutile, non più necessaria, la riproduzione meccanica della musica, il desiderio di sostituirsi all'uomo artificialmente non è svanito. Siamo negli anni 60, non si lavora più con la meccanica, ma con l'elettronica e l'informatica, quando un gruppo di ingegneri statunitensi, tra cui spicca il nome di Max Matthews, elaborano il primo programma per computer in grado di elaborare e generare onde sonore digitali. Ma qui inizierebbe tutta un'altra storia. Vi saluto quindi con l'esecuzione di una deliziosa canzoncina che è uno dei primi risultati di questo programma digitale. I fell crazy all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon. L'uomo da sempre plasma la materia per costruire macchinari che possano faticare con maggiore efficienza al suo posto. Anche per la musica, l'uomo cerca di fare di tutto per rendersi sostituibile, a favore di quella riproducibilità perfetta e pressoché illimitata che solo la macchina può garantire. Deus ex machina, dicevano i latini, con questa frase mutuata dal greco che significa letteralmente la divinità che scende dalla macchina, e si riferisce a quel momento della tragedia dove, per risolvere il disperato intreccio degli eventi, viene calato al centro della scena l'attore che interpreta il Dio attraverso un sistema di funi e organi che si chiamava Macanè, la macchina appunto. Ma questo Deus ex machina può essere anche interpretato come Deus est machina, perché abbiamo finito per innamorarci delle macchine, cercando di imitarle, riempiendo la nostra vita di abitudini, automatismi che affossano la nostra autenticità, dimenticando che basterebbe ascoltare la musica meccanica del nostro muscolo cardiaco e fare in modo che questi momenti non vadano perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.